La lettura lunga. Io sono Joe. E io Emma. Ti è mai successo? Fai una cosa buona per te. La fai per un giorno, poi due, poi cinque. E invece di sentirti meglio, non senti quasi niente. Sì. E poi arriva quella domanda orribile, ma perché lo sto facendo? Esatto. Oggi parliamo proprio di questo. Non di pigrizia, non di carattere, ma di una cosa molto semplice. Il cervello continua più facilmente quando riceve subito un piccolo segnale positivo. Quindi il problema non è solo iniziare. No, a volte il problema è che finisci l'abitudine e non succede niente. Questa è la mia settimana. Racconta. Una settimana fa avevo detto che sarei uscita ogni sera. Scarpe, cancello, 2 minuti. Una cosa piccola. E com'è andata? Bene e male. Partiamo dal bene. Il bene è che l'ho fatto. 5 sere di fila. Mi sono messa le scarpe, sono uscita, sono arrivata al cancello, sono tornata indietro. E il male? Il male è che quando rientravo pensavo ok, fatto, ma dentro non sentivo niente, nessuna soddisfazione, nessuna energia, solo fine. Ecco, quel solo fine è il punto di oggi. Ti capisco molto bene. Perché a me è successa una cosa simile con un diario? Un diario vero? No, molto più semplice. Una riga al giorno. Prima di dormire. Una frase su quello che era successo. Oppure su una cosa che volevo ricordare. Sembra facile. Facilissimo. Avevo anche comprato un taccuino piccolo, marrone. Lo tenevo sul comodino, con una penna accanto. Tutto pronto. Quindi eri organizzato. Molto organizzato. Infatti ho scritto per 11 giorni di fila. 11 giorni non sono pochi. No. E l'11° giorno ero anche contento. Ho pensato, bravo, questa volta ci siamo. E poi? E poi basta, non l'ho più aperto. Perché? Questa è la parte strana. Non perché fosse difficile, non perché non avessi tempo. Ogni sera lo vedevo lì, sul comodino. Pensavo, ah, il diario. Poi spegnevo la luce. Quindi lo vedevi ma non lo facevi. Esatto. E dopo un po' quel taccuino è diventato quasi invisibile. Era lì, ma non mi chiamava più. Quanto tempo è rimasto chiuso? 6 mesi. 6 mesi? Sì, 6 mesi con la penna accanto, pronta. Sembrava tutto perfetto. Ma mancava una cosa. Cosa? Mancava una fine piacevole. Scrivevo la frase, chiudevo il taccuino, spegnevo la luce. Fine. Nessun piccolo piacere, nessun segno, nessun momento che dicesse questa cosa conta. Quindi il tuo cervello non aveva nessun motivo per volerlo rifare. Esatto, il mio cervello registrava. Normale, niente di speciale. E quando una cosa sembra niente, è molto facile non ripeterla. È uguale al mio cancello. Uguale. Tu esci, fai la cosa giusta, torni a casa. Ma se dopo non succede niente, il cervello non dice bello rifacciamolo domani, dice solo ok, finito. Però io so che camminare fa bene, so che muovermi fa bene. Certo, ma sapere una cosa non sempre basta. Questa frase mi dà fastidio, ma è vera. Pensa al cibo. Tu non mangi solo perché sai che il cibo ti tiene in vita. Mangi perché hai fame e quando mangi senti subito qualcosa. Il corpo riceve una risposta immediata. Invece con il movimento no. Esatto. Se cammini oggi, forse tra un mese ti senti meglio, forse tra 3 mesi hai più energia. Ma stasera, dopo 2 minuti fino al cancello, il risultato non si vede ancora. Quindi il cervello sceglie quello che sente subito. Sì, non sceglie il bene o il male, sceglie quello che sente adesso. Quindi cosa dovrei fare? Tornare dal cancello e mangiare un biscotto? Non per forza. Però la tua idea non è così lontana. Davvero? Sì, perché il punto è questo. Un'abitudine buona deve anche finire bene. Non basta che sia utile, deve lasciare un piccolo segno positivo. Ma questa cosa mi fa un po' resistenza. Perché? Perché mi sembra di comprarmi, tipo se fai la brava ti do un premio. Non mi piace molto. Capisco, però proviamo a dirla in un altro modo. Non è un premio per una bambina, è un modo per aiutare il cervello a capire questa cosa vale. Messa così suona meglio. Ti faccio un esempio. Quando esci dal dentista, a volte ti prendi un caffè buono?
Sì, quasi sempre. Ti sembra di comprarti? No, mi sembra di recuperare un momento per me. Ecco, per un'abitudine può essere uguale. Dopo una cosa utile ti dai un piccolo momento buono, non enorme, non esagerato, solo qualcosa che chiude bene. Quindi non devo cercare una grande ricompensa. No, anzi, meglio piccola. Deve essere facile, immediata e coerente con la persona che vuoi diventare. Coerente in che senso? Se vuoi diventare una persona che si muove di più, la ricompensa non dovrebbe essere un'ora sul divano con il telefono. Perché? Perché il cervello impara tutta la sequenza. Scarpe, cancello, casa, telefono. Dopo un po' la parte più interessante diventa il telefono. E magari salto direttamente al telefono. Esatto. Il cervello è molto bravo a prendere scorciatoie. Quindi la ricompensa deve andare nella stessa direzione dell'abitudine. Sì, deve dire, mi sto prendendo cura di me. Non, ho finito la cosa noiosa. Adesso posso sparire nel telefono. Ok. Allora per me potrebbe essere una doccia lenta, Perfetto. perché di solito faccio la doccia di corsa, 5 minuti, quasi senza respirare. Invece dopo il cancello potrei fare una doccia con calma, acqua calda, niente telefono, niente fretta. Questo è molto meglio del biscotto. Povero biscotto. Il biscotto non ha colpe, ma la doccia lenta è più coerente, dice al cervello. Questa sera mi sono trattata bene. Mi piace, non sembra più una ricompensa, sembra un rito. Esatto, un piccolo rito. Quindi diciamo che è una specie di regola. Sì, per me sta tutta in tre parole. Rendilo soddisfacente. Se vuoi ripetere un'abitudine, fai in modo che alla fine ci sia qualcosa di piacevole subito. Perché il risultato vero arriva dopo. Sì, il corpo cambia dopo. L'energia cambia dopo. L'identità cambia dopo. Ma il cervello, stasera, ha bisogno di un piccolo motivo per dire domani lo rifacciamo. Però come faccio a vedere che sto andando avanti? Perché la doccia è bella, ok, ma poi? Qui entra un'altra cosa molto utile, tenere traccia. Tipo segnare i giorni? Sì, una croce su un calendario, una riga su un foglio, un segno su un quaderno. Una cosa visibile. Io con le app non sono bravissima. Va benissimo anche la carta. Anzi, per molte persone funziona meglio proprio perché la vedi. C'è quella storia del comico americano, vero? Sì, Jerry Seinfeld. Non sappiamo se la storia sia vera al 100%, ma il principio è utile. Si dice che avesse un calendario grande. Ogni giorno in cui scriveva almeno una battuta faceva una X rossa sul giorno. E dopo un po' vedeva una catena. Esatto. Una fila di X. A quel punto il suo obiettivo diventava semplice: non rompere la catena. Questa cosa mi piace molto. Perché la catena è già una ricompensa. Guardi il foglio e vedi. 1, 2, 3, 4, 5 giorni. Non devi aspettare mesi per vedere un risultato. Lo vedi subito. È vero, il segno ti dice hai fatto qualcosa. Sì, e per il cervello quel segno conta. Io l'ho vissuto con i libri. Racconta. Per anni avevo un piccolo taccuino dove scrivevo i libri finiti. Titolo, autore, data. A volte aggiungevo una parola. Bello, triste, strano, lungo. E ti piaceva rivedere la lista. Tantissimo. A volte aprivo il taccuino solo per guardarla. Mi faceva pensare, il tempo non è sparito, l'ho usato. Bellissimo. Poi ho smesso di scrivere la lista. Non ho smesso subito di leggere, però ho letto meno. Perché ogni libro finiva, e basta. Esatto, nessun segno, nessuna piccola firma. La lista era una ricompensa immediata. Sì, non ci avevo mai pensato così. Non era solo organizzazione, era soddisfazione visibile. Quindi la croce sul foglio non serve solo a controllarmi. No? Non è un esame, è un modo per vedere che ci sei stata, che quel giorno conta. Questo cambia molto, perché io odio sentirmi controllata. Allora non chiamarlo controllo, chiamalo firma. Firma? Sì, ogni giorno in cui fai l'abitudine, firmi la giornata. Una X, un punto, una riga. Piccola, ma visibile. Mi piace molto di più. E poi c'è la regola che conosci già. Mai due di fila. Esatto.
Se salti un giorno, non è un dramma. Succede. Sei stanca, piove, hai una cena, ti dimentichi. Va bene. Il punto è non saltare anche il giorno dopo. Perché il secondo giorno diventa pericoloso. Sì. Il primo salto è un incidente. Il secondo comincia a diventare una nuova abitudine. Quella di non farlo. Esatto. Però adesso capisco una cosa. Mai due di fila mi aiuta a non cadere, ma non mi fa venire voglia. Brava. È proprio così. La regola mi protegge, la ricompensa mi fa continuare. Questa è la frase. La regola mi protegge, la ricompensa mi fa continuare. Perfetto. Sono due strumenti diversi. Uno ti aiuta quando sbagli, l'altro ti aiuta quando fai bene. E io finora avevo quasi solo il primo. Sì, avevi una rete, ma mancava una piccola spinta. Quindi non ero sbagliata, avevo un sistema incompleto. Esatto. E questa è una differenza enorme. Ok, allora mettiamola in pratica, perché se no resta tutto bello, ma astratto. Tre cose, molto semplici. Vai. Prima cosa, scegli una ricompensa immediata. Piccola, vera, subito dopo l'abitudine. Nel mio caso, la doccia lenta. Sì, non una ricompensa enorme. Non qualcosa che ti porta lontano dalla persona che vuoi diventare. Un momento breve che dice, mi sto prendendo cura di me. Quindi niente telefono sul divano per un'ora, Meglio di no. anche se il telefono proverà a negoziare. Il telefono negozia sempre. Seconda cosa, Tieni una traccia visibile, un foglio, un calendario, un quaderno. Ogni giorno in cui fai l'abitudine metti un segno, una X grande. grande e visibile. Io la metto in cucina. Ho già lì la vitamina e il foglietto della settimana scorsa. Perfetto. Dove hai già qualcosa che funziona. La mia cucina sta diventando un centro operativo. Un piccolo sistema. Terza cosa, Mai due di fila. Se salti un giorno, non fai un processo a te stessa. Non cambi piano. Non decidi che hai fallito. Il giorno dopo riparti. questa cosa mi serve anche con le diete. In che senso? Io di solito faccio così, mangio una cosa che non avevo previsto, mi sento in colpa, penso ormai ho rovinato tutto e mollo per giorni. Classico. Invece potrei vederla così, oggi niente X, fine, domani posso mettere una nuova X. Esatto. Un giorno senza croce non cancella tutte le croci prima. Questa frase mi serve. Tienila. Allora, facciamo il mio piano per domani sera. Vai. Alle 7 mi metto le scarpe, sono già accanto alla porta. Esco, vado fino al cancello. 2 minuti, torno a casa. Sì. Vado in cucina, prendo la penna. Sul foglio faccio una X grande. Sì. Poi vado in bagno, doccia lenta, acqua calda, niente telefono, niente fretta. Perfetto. E il mio cervello impara che quella piccola camminata non finisce nel vuoto. Esatto. Finisce con un segno e con un momento buono. Non finisce con brava, hai fatto il minimo indispensabile. No. Finisce con questa sera conta. Sì. Questa sera conta. Sai cosa mi porto via oggi? Dimmi. Che forse per anni ho pensato troppo al carattere, sono una che molla, non sono costante, non ho disciplina, ma magari a volte mancava solo un segno. Una firma. Sì, una firma piccola, qualcosa che dicesse l'ho fatto, oggi conta. E quel segno lo puoi dare tu. Domani sera, scarpe, cancello, X, doccia lenta. Mi sembra un ottimo piano. Vediamo se il mio cervello apprezza. Dagli tempo e dagli qualcosa da ricordare. Questa era la lettura lunga. Domani parliamo dell'altra faccia delle abitudini, non quelle da costruire, ma quelle da smontare. Stesso posto. Stessa ora.